Bentornati amici sul mio canale, o se siete nuovi, benvenuti. Io sono Elisa e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime. Vi ricordo che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare, diffondere consapevolezza, ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Il caso di oggi penso lo conosciate tutti. Per quanto mi riguarda, questo è il caso più famoso d'Italia. Io ricordo come se fosse ieri quando è successo. Facevo le scuole medie e non lo so, sarà che il processo si è svolto a Torino, che è la mia città, ma ricordo che non si parlava d'altro. Chiunque almeno una volta nella sua vita ha parlato del caso di Cogne, il caso di Anna Maria Franzoni. Dalla madre che era uscita da casa per qualche Un atroce delitto che si è consumato questa mattina nel giro di pochi minuti in questa casa di montagna a Cogne. Samuele Lorenzi, di appena 3 anni, è morto. Lui era nel letto della mamma del papà perché si sentiva protetto. Io l'ho lasciato lì e qualcuno me lo ha tolto. E tu, quella persona che sei stato, lo devi dire. Arresto, l'1:30 del mattino, bussano i carabinieri a Monte Acuto Vallese, casa dei genitori di Anna Maria. La svegliano, le dicono c'è solo qualche documento da firmare. Poi in caserma, Vergato, e la comunicazione, arresto per l'omicidio di suo figlio. Ci troviamo a Cogne, una frazione di Montrose in Val d'Aosta. Cogne è la piccola cittadina in cui non succede mai niente e in cui si conoscono tutti per antonomasia. È molto piccola, ha circa 1350 abitanti ed è ai piedi del monte Gran Paradiso. Si trova a circa 1500 metri di altitudine, un piccolo paesino di montagna, insomma, in cui, appunto, non succede mai niente. Non succede talmente mai niente che gli abitanti di Cogne non hanno neanche bisogno di guardare l'orologio spesso per sapere che ora sia. Gli basta guardare le abitudini dei compaesani, che si ripetono tutti i giorni e sono sempre le stesse e agli stessi orari. Ma il 30 gennaio del 2002 succede qualcosa di diverso, qualcosa di strano. Qualcosa che scuoterà non solo l'intero paesino, ma la nazione intera e che rimarrà nella storia dell'Italia per sempre. Sono le 8:51 e sopra Cogne c'è un elicottero che vola a bassissima quota. Tenta di atterrare, ma ha difficoltà perché non c'è abbastanza spazio. Alla fine ci riesce e dal veicolo esce il dottor Leonardo Iannizzi, che si dirige verso una villetta a 3 piani. Una donna in quella casa aveva chiamato il 118 circa 20 minuti prima, chiedendo aiuto perché suo figlio, Samuele Lorenzi, di 3 anni, stava male e vomitava sangue. Vi faccio sentire la telefonata. Allora, suo figlio quanti anni è? Come si chiama? 3 anni, Samuele. Il cognome? Lorenzi. Sta malissimo. Signora, intanto, allora, se vomita non lo tengo. È tutto insanguinato, ha votato tutto il sangue. Non respira così. Arriviamo subito, signora. Ci sono il telefono libero, se no... Quando il dottor Iannizzi arriva, trova davanti alla villetta diverse persone. Daniela Ferrod, che sarebbe la vicina di casa, corsa perché ha sentito le grida di aiuto della madre del bambino. Ada Satragni, che sarebbe un'altra vicina di casa, ma anche il medico di famiglia, che la madre aveva chiamato non appena si era accorta del malessere del bambino. E infine c'è la madre del bambino,
Anna Maria Franzoni. Per terra, con una coperta addosso, si trova il piccolo Samuele, che ha una grossa fasciatura sulla testa. Quando il dottor Iannizzi lo vede, rimane interdetto. La madre aveva chiamato il 118 dicendo che suo figlio vomitava sangue, ma ora che si trova lì capisce che il problema è completamente un altro. Samuele non vomita sangue, Samuele ha la testa completamente spaccata. Sollevando la fasciatura piena di sangue, infatti, si può vedere un'enorme e gravissima ferita, da cui addirittura fuoriesce materia cerebrale. Una storia agghiacciante. A Cogne, in Val d'Aosta, un bimbo di 3 anni è stato trovato morto in casa con il cranio fracassato. Il dottor Iannizzi intuba subito il bambino, che ormai è già entrato in coma, lo lascia alle cure del suo assistente e entra in casa perché vuole capire che cosa sia successo, anche perché in tutto questo la madre del bambino sta lì, immobile, in piedi, a guardare il piccolo, ma non dice una parola. Il dottor Iannizzi entra in casa e si dirige nella camera da letto al piano di sotto perché la dottoressa Satragni, il medico di famiglia, gli aveva detto che il bambino si trovava proprio lì, nel letto dei genitori, quando lei è arrivata. La scena è impressionante. Sul letto, tra il cuscino e il lenzuolo, c'è un'enorme macchia rossa, mentre sulla testiera del letto, sul muro, sul soffitto e persino sull'armadio ai piedi del letto ci sono schizzi di sangue ovunque. Il dottore capisce subito che quello non è stato un malore. Il bambino è stato aggredito con estrema violenza da qualcuno e quindi chiama immediatamente i carabinieri. Il piccolo Samuele viene portato immediatamente all'ospedale con l'elicottero. Suo padre, Stefano Lorenzi, riesce ad arrivare giusto in tempo, solo qualche minuto prima che lo portassero via, e poco dopo, intorno alle 9:15, arrivano i carabinieri. Purtroppo solo alle 9:55 arriva una telefonata dall'ospedale. Samuele non ce l'ha fatta. La causa del decesso è trauma cranico maggiore con ferite di verosimile natura da punta e taglio alla regione frontale destra, regione fronto-orbitale sinistra e regione parietale destra e sinistra con sottostanti sfondamenti ossei e con perdita di sostanza cerebrale. So che sono termini molto tecnici, ma è per farvi capire quanto esteso fosse il danno alla testa di questo bambino. La bara con il corpo del piccolo Samuele Lorenzi lascia l'Istituto di Medicina Legale di Aosta. 2 ore di autopsia per confermare il sospetto più atroce. Samuele è stato ucciso. Dopo l'autopsia, medici legali e inquirenti non hanno più dubbi. Quando lo comunicano ai genitori, loro hanno una reazione molto forte. Stefano si butta per terra, urla, piange, mentre Anna Maria piange e ripete cose confuse che un carabiniere accanto a loro sente e riporta. Cose come che vuole tornare giù. Anna Maria dice che vuole tornare giù intende a Bologna, e inizia a chiedere al marito: vero che torniamo giù? Vero che torniamo a casa? E subito dopo gli chiede qualcosa. Una domanda che farà storcere il naso a tutta l'Italia e di cui si parlerà per anni. Gli chiede: vero che facciamo un altro figlio? Vero che mi aiuti a farne un altro? Stefano però non risponde e in futuro entrambi negheranno che questo sia mai successo. Ma chi sono queste persone? Chi è Anna Maria Franzoni? Anna Maria nasce il 23 agosto 1971 in provincia di Bologna da una famiglia numerosissima e piuttosto agiata. Anna Maria ha infatti 10 fratelli. La madre fa l'insegnante mentre il padre è proprietario di 4 imprese edili e 2 agriturismi, oltre ad essere un ex seminarista cattolico che soprannomina Anna Maria bimba da quando era piccola. La famiglia di Anna Maria viene descritta in un articolo del Corriere della Sera come una famiglia di vecchio stampo patriarcale, incombente, immanente, un porto sicuro dal quale era legittimo voler salpare per vivere una propria vita. Infatti Anna Maria se ne allontana subito dopo la maturità, quando si trasferisce a Cogne, in Val d'Aosta, per lavorare in un bed and breakfast gestito da amici di famiglia, ed è proprio lì che conosce
conoscere quello che poi diventerà suo marito, Stefano Lorenzi, un perito elettrotecnico, anche lui originario di Bologna, che si trovava lì in vacanza. I due si sposano, hanno 2 figli, Davide, il più grande, e Samuele, il più piccolo, e si stabiliscono poi definitivamente a Cogne. E la loro vita lì è una vita molto semplice, una vita di paese con ritmi lenti e giornate che si ripetono sempre, ma detta loro è un piccolo angolo di paradiso che si sono creati. Anna Maria fa la casalinga mentre Stefano lavora in una ditta edile che si trova a Introd, che sarebbe un paese non lontano da Cogne. Quindi, tornando a quel terribile giorno, Samuele non c'è più e fino a qui le cose sembrano abbastanza confuse, no? Ora vi spiego tutto, andiamo per ordine. Cosa è successo quel giorno, il giorno in cui Samuele si è procurato quella brutta ferita alla testa, anche se chiamarla così è riduttivo? Ve lo racconto passo dopo passo, ma sappiate che questa che vi racconterò è un insieme di tutte le dichiarazioni delle persone presenti. È la versione di Anna Maria, la mamma del bambino, ma anche la versione della dottoressa Satragni e della vicina di casa, la signora Ferrod, perché purtroppo non abbiamo modo di sapere con assoluta certezza cosa sia successo quel giorno. Possiamo basarci solo sulle testimonianze che, come vedrete, su alcune cose andranno in contrasto tra loro. Dunque, partiamo con quello che racconta Anna Maria. Quella mattina del 30 gennaio 2002 Anna Maria è sveglia già da un po' e intorno alle 8 prende suo figlio maggiore, Davide, che ha 6 anni, e lo porta al piano di sopra per fargli la colazione. La casa è organizzata in questo modo. Al piano di sotto c'è la zona notte, quindi tutte le camere da letto, la camera dei genitori e dei bimbi, e al piano di sopra c'è la cucina. Quindi, mentre Davide è al piano di sopra che fa colazione, lei, Anna Maria, scende al piano di sotto, si toglie il pigiama, lo butta sul letto, si veste e torna al piano di sopra con anche i vestiti da far mettere a Davide. Alle 8:15 il bambino è pronto ed esce di casa prima di Anna Maria. Esce da solo e aspetta sua mamma lì sul sentiero di casa. Nel frattempo Anna Maria, mentre sta per uscire, sente Samuele piangere dal piano di sotto e quando scende lo trova in piedi a metà della scala che stava salendo. Quindi lo prende, lo porta nel lettone grande dei genitori e lo tranquillizza dicendogli che lei è in casa, di non preoccuparsi. Poi risale e accende la televisione perché questo di solito lo tranquillizza. Poi si toglie gli zoccoli, si infila le scarpe, esce di casa e raggiunge Davide che la sta aspettando. Con lui corre fino alla fermata dello scuolabus che dista non più di 300 metri da casa, quindi 3 minuti a passo normale, e alle 8:20 circa lo scuolabus arriva. Davide ci sale e Anna Maria torna verso casa. Anna Maria dice di aver guardato l'orologio quando è rientrata. Erano le 8:24, quindi è stata fuori di casa circa 7-8 minuti. Quando rientra si dirige subito in camera da letto dove ha lasciato Samuele e lo trova nel letto, ma con tutta la coperta tirata su, che lo copriva tutto completamente. Quindi lì per lì lei pensa che il piccolo voglia giocare, che si stia nascondendo da lei sotto le coperte per giocare come faceva spesso. Però c'è qualcosa che non va perché lo sente respirare in modo strano, in modo irregolare. E quando Anna Maria sposta la coperta dal piccolo rimane sconvolta. C'è sangue dappertutto, Samuele ha la testa sfondata, ma nonostante questo è ancora vivo e respira affannosamente. Subito Anna Maria prende il telefono e chiama Ada Satragni, una vicina di casa ma anche il medico di famiglia, e al telefono le dice che Samuele sputa sangue e che forse ha pianto così tanto che gli è scoppiata la testa. Nello stesso momento chiama il 118, abbiamo sentito la telefonata prima, quindi anche a loro dice che il bambino vomita sangue. E infine chiama la ditta in cui lavora il marito e dice all'impiegata che risponde di dire a Stefano di tornare immediatamente a casa perché Samuele
era morto. Dopo queste telefonate Anna Maria esce di casa e inizia ad urlare, inizia a chiedere aiuto e quando la vicina, la signora Ferrod, si affaccia, Anna Maria urla che Samuele perde sangue dalla testa. La signora Ferrod le chiede cosa sia successo, le chiede se sia caduto dalle scale, ma Anna Maria rientra in casa. La signora Ferrod velocemente esce di casa ed entra in quella di Anna Maria e quando arriva nella camera da letto si blocca alla vista di quell'orrore, alla vista di Samuele pieno di sangue, alla vista della sua testa, alla vista di tutto quel sangue sulle pareti, sul soffitto. In tutto questo Anna Maria è in piedi di fianco al letto, immobile, che non parla, non piange e non tocca il bambino. È lì ferma, che lo fissa, probabilmente in stato di shock. Quando arriva la dottoressa Satragni rimane anche lei ovviamente scossa alla vista del bambino e chiede ad Anna Maria se fosse caduto perché pensa subito ad un incidente, ma Anna Maria risponde di no. Il bambino che leggeva supino e l'ho avvicinato a me perché desideravo pulire il viso che era completamente coperto di sangue e c'erano anche delle tracce di materiale cerebrale. Pertanto per rendere questa situazione anche meno penosa alla madre che continuava a girarmi attorno chiedendomi se il bambino era vivo, io le confermavo che il bambino era vivo perché era vivo, ho preso questo fazzoletto, mi sono fatta dare quella bacinella della madre con dell'acqua e ho pulito il viso del bambino. Dopodiché, siccome c'erano dei problemi di atterraggio come l'elicottero del 118, allora mi sono fatta dare un cuscino dalla madre. Su questo cuscino ho disteso una coperta e ho preso il bambino e l'ho adagiato su questo cuscino, premurandomi di coprirlo. Durante il trasporto c'è stata una ferita che si è aperta ed era facile perché le lacerazioni erano grandi e importanti e c'è stato questo gocciolamento di sangue. Dopodiché sono andata ripetutamente in questo bagno. Sono venuta a portare la prima bacinella di acqua dove avevo lavato il viso del bambino e che era sporco di sangue, pertanto questa presenza di sangue nel water è dovuto al mio rovesciamento dell'acqua. Con delle garze sterili tampona la ferita di Samuele, tentando di fermare l'emorragia e gli fa anche un'iniezione di cortisone per contrastare lo shock. Anna Maria chiede incessantemente cosa sia successo a Samuele, al che la dottoressa risponde che forse aveva avuto un aneurisma, ma in realtà la dottoressa non lo sa che cosa sia successo, non ha mai visto niente del genere. Chi ci dice che questo bambino non avesse una fragilità ossea non evidenziabile, non clinica della scatola cranica, dove c'è stata questa rottura spaventosa di un vaso importantissimo, un'arteria grande, che allora a fronte ha creato questo aumento enorme della pressione. Può darsi che il bambino abbia questa rottura abbia provocato dolore, un'emorragia interna e che il bambino si sia anche messo a piangere e aumentato ancora di più la pressione, e con questa condizione di fragilità ossea ci sia stata un'apertura della testa. Esatto. A questo punto arrivano i soccorsi con l'elicottero che però appunto non riesce ad atterrare, quindi la dottoressa avvolge Samuele in una coperta e lo porta fuori per avvicinarlo il più possibile a loro. Poi arriva il dottor Iannizzi dall'elicottero e il resto lo sappiamo. Dopo la morte di Samuele, la dottoressa Satragni telefona al pronto soccorso e parla con il dottor Bellini perché vuole capire che cosa sia successo a questo bambino.
e lui le spiega che Samuele è stato colpito da qualcuno, è stato colpito ripetutamente con un oggetto contundente. La dottoressa non vuole crederci, gli chiede se la sua teoria non possa essere veritiera, ovvero che non essendoci ancora una saldatura del cranio completa nei bambini, magari per qualche motivo gli era esplosa la testa, magari per un aneurisma. Ma lui le dice di no, perché c'era un'evidente frantumazione frontale, cioè era stato colpito da fuori con qualcosa. Anche perché un aneurisma al massimo avrebbe causato un'emorragia interna. L'autopsia, che avviene qualche giorno dopo, conferma la cosa. Samuele è stato colpito precisamente 17 volte da un oggetto appuntito e forse metallico, e vengono trovate anche delle microtracce di rame nella ferita, quindi si pensa che l'oggetto possa essere qualcosa fatto di quel materiale lì. Il piccolo ha provato anche a difendersi, presenta infatti delle ferite su una mano che ha alzato per pararsi dai colpi, ma che ovviamente non è servito a nulla. Benvenuti al TG2 delle 20:30. Il piccolo Samuele è stato ucciso. Dopo l'autopsia, medici legali e inquirenti non hanno più dubbi. Le ferite mortali subite dal bimbo nel letto matrimoniale dei genitori a Cogne sono state inferte con una piccola arma da taglio. Tutte le ipotesi sono al vaglio. Ci sarebbero un numero dai 15 ai 20 ferite a un oggetto piccolo fendente o una piccola roncola. I colpi comunque sono stati inferti sulla testa appena sopra la fronte. Il viso è stato risparmiato, quasi come se la persona che lo ha colpito non volesse sfigurarlo. Anna Maria e suo marito Stefano sono devastati, non vogliono credere che si tratti di aggressione e non capiscono chi possa essere stato. Stefano dice di non aver nessun nemico e Anna Maria arriva alla conclusione che qualcuno deve essersi introdotto in casa in quei pochi minuti in cui lei era fuori ad accompagnare Davide allo scuolabus. Ho perso mio figlio in qualcosa e non so nemmeno chi e perché così atrocemente, perché? Cominciano le indagini. Il giorno dopo la morte del bambino, il 31 gennaio, sulla scena del crimine ci sono i carabinieri, che avevano già fatto un primo sopralluogo il giorno prima, e i RIS di Parma, con a capo il colonnello Luciano Garofano, che tra l'altro su questa indagine ha scritto anche un libro che si chiama Il processo imperfetto, che io ho letto per prepararmi a questo caso, quindi spero di riuscire ad essere il più precisa possibile. Una cosa molto importante, nonché interessante da sapere su come si sono svolte queste indagini, è che nell'indagine è stata usata una tecnica che ai tempi era una tecnica d'avanguardia, ovvero la BPA, la Bloodstain Pattern Analysis. Se avete mai guardato la serie Dexter, non c'è bisogno di spiegarvi che cosa sia, ma io tanto lo sapete che ve la spiegherò comunque. Anzi, a spiegarvelo non sarò io, ma un team di esperti. Ecco la BPA spiegata dai ragazzi di Geopop. Sulla scena del crimine, ogni goccia di sangue racconta una storia e può aiutare a ricostruire un delitto. Esiste una tecnica chiamata Blood Stain Pattern Analysis, BPA, che analizza la forma e la distribuzione delle tracce di sangue con l'obiettivo di ottenere informazioni. Oggi vi mostriamo le principali categorie di tracce e capiremo insieme quali informazioni si possono dedurre da ognuna di esse. Partiamo dalla prima traccia. Esatto. Rick. Forse questa è la più semplice. Ecco qua, questa è la prima traccia e se analizziamo proprio la morfologia, come vedete è abbastanza circolare. In realtà il bordo non è ben regolare perché questo è legno e di conseguenza, dato che il legno assorbe parzialmente il sangue, si vedono anche un po' che si sta piano piano distribuendo lungo le venature del legno. Ora, da cosa potrebbe essere stata causata questa traccia?
Questa è la domanda che si fanno gli esperti di questa tecnica, cioè cercano di ricostruire la scena del crimine grazie alla morfologia, quindi alla forma delle macchie di sangue. Infatti, come si chiama questa traccia? Si chiama traccia da gocciolamento, ovvero una traccia che arriva dalla caduta libera di una goccia sotto l'azione della sola forza di gravità. Quest'altra invece, ora vi faccio vedere, eccola qua, quest'altra traccia è simile ma non è uguale. Questa l'abbiamo fatta facendo cadere una goccia non più da 20 cm ma da 1 metro. Questo per farvi capire che tracce diverse corrispondono a informazioni diverse. Infatti la principale differenza tra la goccia che si è formata dalla caduta libera a 20 cm e quella da 1 metro è che quella da 1 metro presenta anche le cosiddette tracce satellite, cioè delle microgocce che si sono formate a partire dalla traccia originale, e di conseguenza è possibile capire l'altezza da cui arriva questa goccia solo ed esclusivamente guardando la presenza di tracce satellite. Se invece adesso prendiamo un'altra superficie... Fermi. Abbiamo una piastrella dove abbiamo fatto altri esperimenti. Ci sono 3 principali categorie. 1, 2 e 3. Cosa cambia? Prima di tutto la superficie di questa piastrella, essendo diversa rispetto al legno, come vedete genera delle gocce con un bordo, si chiama proprio così, molto più regolare, proprio perché è stata trattata questa superficie, sembra quasi idrofoba, quindi si genera una goccia un po' più regolare. Non assorbe nulla. Non assorbe nulla. Come nel caso del legno. A differenza del legno, esatto. E poi perché qua ci sono tantissime tracce satellite, mentre qua no? Facciamo vedere quello che abbiamo fatto? Vai. Allora, la prima è, come nel caso precedente, fatta cadere, è una goccia fatta cadere da 20 cm. La seconda da 1 metro. Okay. E poi c'è quest'altra. Che è successo a quest'altra? Qui invece abbiamo fatto cadere più gocce sopra la prima goccia. Si vede proprio che partono delle gocce satellite a partire dalla goccia che era già presente sulla superficie. Ecco, in generale le tracce da gocciolamento che abbiamo visto fino ad ora potrebbero suggerire che, per esempio, chiaramente è solo una possibile interpretazione, che la vittima è stata in una determinata posizione senza muoversi e gocciolando da una ferita. Questa è la prima categoria, ma no, non ce n'è una sola. Andiamo con la seconda tipologia di tracce? Andiamo con la seconda tipologia di tracce. Let's go. Prima traccia della seconda categoria. Eccola qua, è una manata. Quindi probabilmente che cosa è successo? È successo che la mano sporca di sangue è entrata a contatto con una superficie, in questo caso è polistirolo. La mano quindi ha trasferito il sangue da una superficie dove si è sporcata ad un'altra superficie. E infatti questa tipologia di traccia è chiamata in gergo traccia da trasferimento. Ci può essere però una variante. Rick, prendiamo la variante. Questa, vedete, è abbastanza chiaro. Guardate com'è. La mano tocca e poi striscia. Una cosa del genere magari può essere successa perché la vittima, già sanguinante, pieno di sangue nelle mani, magari è stata trascinata sul pavimento, per esempio. Magari si voleva nascondere il corpo e giustamente trascinandolo. Esempio. Sono tutte interpretazioni. Ok, quindi abbiamo visto la traccia da gocciolamento e quella da trasferimento. Adesso passiamo alla terza tipologia di tracce. Abbiamo queste 3 varianti. Questa ha degli schizzi, diciamo, indisturbati. Questa invece, vedete, sembra che ci sia stato qualcosa che ha ostacolato lo schizzo. Infatti si vede proprio come se ci fosse un'ombra. Mentre questo è uno schizzo completamente diverso, infatti ha proprio una direzionalità. Ragazzi, comunque ci teniamo a specificare che quelle che abbiamo mostrato in questo video sono solo alcune delle tipologie, probabilmente anche le più semplici. La quantità di tracce che si possono trovare nella scena del crimine sono veramente tante ed hanno informazioni diverse, come ad esempio
esempio anche l'angolo di impatto, la zona di convergenza o anche da quanto tempo è presente quella traccia in base alla quantità di sangue coagulato. Ecco, quindi la Blood Stain Pattern Analysis è una tecnica molto complessa che richiede elevate competenze scientifiche, soprattutto di fisica e di chimica. Grazie Geopop per questo prezioso contributo. Ecco, ora che avete capito che cosa sia la BPA, tornando al caso, dovete sapere che, a differenza di quanto dicono alcuni articoli, quello di Cogne non è stato il primo caso in Italia in cui è stata utilizzata questa tecnica. È stata utilizzata per esempio anche nel caso di Erika e Omar, che è avvenuto l'anno prima di Cogne, e anche in altri casi più sconosciuti, diciamo. Quindi non è la prima volta, ma al tempo del delitto di Cogne, come anche scrive Garofano nel suo libro, ci sono pochissime persone esperte di BPA in Italia, e addirittura questa tecnica al tempo non veniva neanche insegnata nelle università. La polizia giudiziaria ne sapeva pochissimo e avvocati e giudici non avevano idea di come funzionasse. Tenete a mente questa cosa, perché questa ignoranza sarà determinante per la piega che prenderanno le indagini di questo caso. Comunque gli inquirenti analizzano la scena del crimine, che fortunatamente è rimasta piuttosto intatta, a parte il pavimento che era stato ormai inquinato dai soccorsi il giorno prima. E è chiaro che io debba riassumervi molte cose, perché se vi raccontassi ogni singolo dettaglio e rilievo della scena del crimine rimarremmo qua fino a domani. Quindi vi dico le cose che secondo me sono le più importanti. Gli schizzi di sangue sulla testiera del letto, che vanno fino al soffitto e sull'armadio ai piedi del letto, indicano che l'assassino ha agito frontalmente, cioè si è messo sul letto di fronte al bambino e lo ha colpito da davanti, alzando e abbassando l'arma sulla sua testa, formando una specie di arco. C'è del sangue anche sotto al piumone, e proprio lì, incastrato tra le lenzuola, si trova la maglia di un pigiama arrotolato, mentre ai piedi del letto troviamo i pantaloni dello stesso pigiama. Questa è una prova importantissima, forse la più importante di tutte. Si tratta del pigiama di Anna Maria. La parte sopra è a rovescio e sia la parte sopra che quella sotto, quindi sia la maglia sia i pantaloni, presentano macchie di sangue. E c'è un particolare importante. All'estremità della manica destra c'è una macchia di sangue un po' più grande delle altre, con all'interno del materiale gelatinoso e un piccolo frammento osseo. Rivoltando invece la casacca, quindi ve l'ho detto era al rovescio, quindi rimettendola dal lato giusto, invece risulta pulita. Il punto delle lenzuola in cui il pigiama era appallottolato però era completamente pulito, il che significa che il pigiama non si è potuto sporcare di sangue stando a contatto con le lenzuola sporche, perché quel punto non era sporco. Significa che chiunque abbia ucciso Samuele aveva indosso quel pigiama, aveva indosso il pigiama di Anna Maria Franzoni e la parte sopra l'aveva indossata al rovescio. Poi gli inquirenti spruzzano il luminol ovunque. Il luminol, ormai lo sapete, è quella sostanza che permette di rilevare qualsiasi traccia di sangue anche dopo che è stata pulita. Quindi lo spruzzano praticamente su tutti i pavimenti della villetta, sul pavimento della camera da letto e su tutte le possibili vie di fuga, quindi anche su tutte le porte, ma non trovano nulla, nessuna traccia di sangue nascosta o ripulita oltre quelle già visibili. Sul pavimento del garage trovano delle tracce che sembrano di sangue, quindi analizzano direttamente dei campioni, ma viene fuori che non solo non c'è compatibilità col DNA di Samuele, ma quello non è neanche sangue umano, è sangue di gatto. Viene poi trovata una macchia di sangue all'interno di uno degli zoccoli di Anna Maria, quelli che lei dice di essersi tolta prima di uscire per accompagnare Davide allo scuolabus, vi ricordate?
Anche questo dettaglio degli zoccoli è molto importante. Analizzano quel sangue, ma è impossibile determinare se quello sia il DNA di Anna Maria o di Samuele, perché essendo madre e figlio il DNA è molto simile. Sulla scena viene chiamato anche Massimo Picozzi, uno psichiatra e criminologo che tecnicamente viene chiamato profiler. Lui studia la scena del crimine e attraverso la modalità in cui la vittima è stata uccisa, traccia un profilo dell'assassino. In poche parole fa il lavoro più interessante del mondo, così per capirci. Picozzi racconta che la violenza e i numerosi colpi inferti a Samuele mostrano quello che tecnicamente si chiama overkilling, quindi quando i colpi inferti sono sproporzionati, ben oltre quelli che sarebbero necessari per uccidere. Questo avviene quando c'è un grande coinvolgimento emotivo del carnefice nei confronti della vittima, oppure quando l'aggressore viene sorpreso da un'inaspettata resistenza della vittima e allora si agita e inizia ad accanirsi con violenza incontrollata. Questo dice Picozzi. Ma chi può essere stato? Chi può aver ucciso in quel modo un bambino così piccolo e indifeso e per quale motivo poi? La prima ipotesi è ovviamente quella dell'estraneo. Qualcuno deve essersi introdotto in casa, ha ucciso il bambino e poi è scappato via. Una persona malata, magari una persona con dei disturbi. Pensano a qualcuno che potesse magari avere delle morbosità o che avesse un'attrazione di tipo sessuale verso il bambino. Ma non c'erano segni di violenza, quindi viene subito scartata l'ipotesi. Pensano a qualcuno che abbia fatto del male al bambino per colpire i genitori, ma la famiglia ha continuato a dire di non avere nemici e di non aver mai avuto nessun problema con nessuno. Allora si pensa ad un estraneo che non abbia niente a che vedere con la famiglia, ma anche qui è strano. Garofano nel suo libro scrive queste parole. Da come si presenta la scena del crimine è evidente che la vittima era l'unico obiettivo dell'incursione e ucciderla è stata un'azione mirata e calcolata con precisione. Nulla è stato portato via e non c'è segno di effrazione. L'aggressore doveva conoscere bene gli orari della famiglia, sapere quando trovare il piccolo da solo. Doveva aver spiato e studiato i movimenti di Anna Maria a lungo per sapere come muoversi per non farsi sorprendere. Ma Massimo Picozzi sostiene che questa cosa non torna. Vi leggo le sue parole. C'è un'ambiguità fortissima. Questa persona che ha pianificato tutto nel dettaglio, al momento di uccidere, cambia completamente atteggiamento e perde il controllo. I colpi sono troppi e diretti su una zona del corpo dal valore simbolico decisamente alto. La foga è devastante, tanto da sfondare il pur non solidissimo cranio del bambino, ma i lineamenti del viso non vengono toccati. Se si colpisce per uccidere, lo si fa in altro modo. Intanto, forse non si usa un'arma impropria, un oggetto reperito più o meno a caso, e poi si mira ad un'altra parte del corpo, una coltellata al cuore, alla gola, uno strangolamento. Quello che dice Picozzi è sacrosanto. La persona che si è introdotta in casa lo ha fatto con il solo fine di uccidere Samuele, perché non ha fatto nient'altro, non ha rubato niente, non ha letteralmente toccato nient'altro. Quindi deve essere una persona che ha studiato i movimenti della madre e che sapeva sarebbe uscita lasciando da solo il piccolo. Ma tolto il fatto che una cosa del genere è già fantasiosa perché non c'è un movente, ma poi quale assassino che premedita un omicidio non si porta dietro un'arma vera e propria? E inoltre, se non c'è un movente, se si tratta di un estraneo, perché tutta quella passione, tra virgolette, nel colpire il piccolo? E non è tutto, perché vi ricordate che Anna Maria, quando era tornata in casa, aveva trovato Samuele coperto fino sopra la testa? Ecco, questo assassino si sarebbe anche preoccupato di ricoprire il bambino dopo il delitto. Ma perché? Le cose strane non finiscono qui. La villetta, come vi dicevo, è in mezzo al nulla, non ci sono neanche alberi intorno. È pressappoco impossibile per un estraneo entrare e uscire dalla casa senza farsi vedere da nessuno.
E infine, la cosa più strana di tutte. L'assassino avrebbe dovuto fare tutto quello che ci siamo detti in soli 8 minuti. In 8 minuti sarebbe entrato, sarebbe andato dritto da Samuele, avrebbe indossato la maglia e i pantaloni del pigiama di Annamaria, perché vi ricordate, il sangue dimostrava che quel pigiama ce l'avesse addosso l'assassino, quindi avrebbe dovuto indossare il pigiama, avrebbe ucciso violentemente il piccolo, si sarebbe tolto il pigiama, l'avrebbe appallottolato, buttato sul letto, avrebbe poi coperto il piccolo e poi sarebbe scappato via con l'arma del delitto senza però lasciare nessuna traccia e senza farsi vedere da nessuno. Possibile se pensiamo che tutto è possibile, ma altamente improbabile. Passiamo all'ipotesi che possa essere stato un altro bambino, ovvero il fratellino di Samuele, Davide. Questa ipotesi è stata scartata praticamente subito, in quanto i colpi inferti a Samuele sono stati inferti con troppa forza. Davide aveva solo 6 anni e non sarebbe riuscito fisicamente a metterci tutta quella forza. E inoltre il bambino non aveva mai manifestato alcun atteggiamento di conflitto nei confronti del fratellino, quindi che un giorno si sia alzato e gli abbia dato 17 colpi violentissimi sulla testa sembra un'ipotesi ancora più fantasiosa della prima. L'ultima ipotesi è quella che sicuramente state già pensando, che sia stata Annamaria, la stessa madre di Samuele. Picozzi nel suo rapporto di quel giorno scrive questo: nell'infanticidio, nella quasi totalità dei casi, si tratta di adulti che hanno una relazione diretta con il piccolo, in particolare i genitori. Le madri sono identificate come principali responsabili di fillicidio nella stragrande maggioranza dei casi. Le donne che uccidono i propri bimbi sono sposate, di bassa estrazione sociale, mentalmente disturbate. Nei recenti casi, madri sotto i 30 anni agiscono da sole e senza armi, uccidono uno solo dei propri figli, generalmente in età prescolare. I motivi per cui una madre può uccidere il figlio sono molti. Un maltrattamento fisico che va oltre il controllo, oppure una psicosi dovuta ad un disturbo pregresso. Oppure, come scrive Garofano nel suo libro, si può uccidere un figlio indesiderato. Le donne che lo fanno non manifestano alcun disturbo mentale, ma solo una personalità passiva, immatura o dipendente che si abbandona ad un grave gesto di impulsività. Potrebbe quindi essere stata Annamaria a fare questo al suo stesso figlio? E se sì, perché? Aveva qualche disturbo che aveva trascurato? In realtà pare di sì. Annamaria, dopo essersi stabilita a Cogne insieme al marito, passa le sue giornate interamente in casa a prendersi cura dei figli e dopo un po' pare che abbia iniziato a patire questa vita, tanto che avrebbe voluto cercarsi un lavoro anche lei. Annamaria si sente sola, isolata, infatti qualche mese dopo la dottoressa Satragni le prescrive dei leggeri antidepressivi e ansiolitici per curare una situazione da stress familiare, così l'aveva definita la dottoressa. Infatti c'è un dettaglio che non vi ho detto. La sera prima del delitto, Annamaria si è sentita male. Lei e il marito stavano aspettando degli amici dopo cena, ma Annamaria pare che sia quasi svenuta per un mal di pancia molto forte, che poi però le è passato. I loro amici sono arrivati e hanno passato una bella serata. La notte però Annamaria sta di nuovo male, si sveglia in preda ad un formicolio di braccia e gambe e si preoccupa così tanto da chiamare la guardia medica la mattina alle 6, quindi solo qualche ora prima dalla morte di Samuele. La dottoressa nel referto medico scrive ansia e sintomi di influenza. Anche Massimo Picozzi nel suo rapporto ipotizza che quello della sera prima, quel mal di stomaco, non sia stato altro che un piccolo attacco di panico. E mi sento di dar ragione al dottor Picozzi perché, come ormai sapete, io stessa soffro di ansia e attacchi di panico e il mal di stomaco e gli svenimenti sono proprio il modo in cui anche io li manifesto di solito, quindi avevo pensato anche io subito all'attacco di panico. Picozzi spiega che chi soffre di ansia e attacchi di panico spesso è una persona che vorrebbe tenere tutto sotto controllo e che esige da se stessa il massimo. Essere una moglie perfetta, una brava madre, tenere la casa sempre in ordine e pulita. Tutto infatti nella casa di Annamaria
è perfetto, tutto è pulitissimo e in ordine, non c'è niente fuori posto. Eppure, una cosa che secondo me è estremamente interessante è che Picozzi quel giorno, quando è andato a fare il sopralluogo nella casa, nota che fuori è tutto perfetto, ma dentro la credenza ci sono delle stoviglie che sono state messe via ancora sporche. Picozzi comunque conclude che le possibilità che sia stata lei sono altissime e il capo dei RIS concorda con lui. Se fosse stata lei, tutto effettivamente tornerebbe. Forse quella mattina Samuele piangeva più del normale, forse Anna Maria è uscita di testa per un momento e ha fatto questa cosa orribile prima di cambiarsi i vestiti, quando aveva ancora indosso il pigiama e gli zoccoli. Pigiama che probabilmente aveva messo al rovescio, come penso succeda a tutti. L'arma del delitto però non è stata trovata e non verrà mai trovata, nonostante venga cercata ovunque, dentro la casa, fuori, nel terreno intorno, nel caso in cui sia stata seppellita lì, ma niente, non è mai venuta fuori. Non passa molto tempo prima che Anna Maria Franzoni passi dall'essere la parte lesa all'essere la principale sospettata e a questo punto il caso è già diventato un caso mediatico. Non c'è telegiornale che non parli del caso di Cogne. La gente è immediatamente ossessionata dal caso e l'Italia si divide presto in colpevolisti e innocentisti. Un conflitto interiore, dunque. No, io non sono convinto della sua innocenza. Di Cogne, Anna Maria Franzoni. Una donna che non era in grado di occuparsi dei suoi figli. Perché lei è innocente. In diretta da Aosta Paola Mascioli. Pianto troppo. Era sopraffatta da questo compito. Chi e perché ha ucciso Samuele? E che in un momento di stress più acuto forse. Lei, Anna Maria, in principio si nega ai giornalisti, ma ad un certo punto decide di concedere un'intervista nella quale si dichiara innocente e si dice preoccupata per i cittadini di Cogne perché il vero assassino è ancora in giro. Se solo penso a tutti gli abitanti di Cogne, a cui io sono molto affezionata, mi sono legata molto, che sono in pericolo loro, perché l'assassino è in giro, non sono io. Ma le prove parlano chiaro e quindi il 14 marzo Anna Maria Franzoni viene arrestata e portata al carcere delle Vallette di Torino e la stessa sera, nella puntata di Porta a Porta che parla del caso, addirittura viene portato in studio un plastico, il famoso plastico della casa di Cogne, per ricostruire la scena del crimine. Sono innocente, dice la mamma di Samuele, ma da stamane è in carcere per l'assassinio del figlio. Che cosa nasconde questo delitto che da 1 mese e mezzo tiene l'Italia in angoscia? Porta a Porta ne parla stasera in una trasmissione speciale di Prima Serata. La storia, le testimonianze, l'incubo della follia inconsapevole. Ecco, quella puntata raggiunge punte da 10 milioni di spettatori con uno share del 36,11%, un dato che a quel tempo era secondo solo allo speciale dell'11 settembre del 2001. A questo punto però la situazione inizia a complicarsi. Dopo solo 2 settimane, infatti, la donna viene scarcerata su ordine del Tribunale del Riesame di Torino per insufficienza di prove. Ma come, direte voi? Insufficienza di prove? Ma se c'erano tutte le prove del mondo, il lumino, gli schizzi di sangue, come dice Dexter, il sangue non mente. Come hanno fatto a dire che non c'erano prove? Ebbene, qua torna quella cosa che vi dicevo all'inizio del video. Il problema a questo punto è che molte delle prove si basavano sulla BPA, l'analisi degli schizzi di sangue, ma in Italia praticamente nessuno ne capiva nulla, compreso il GIP. Quindi quella relazione precisa che i RIS hanno fatto non è stata capita, non è stata presa sul serio. La difesa infatti sostiene che l'assassino, che per loro non è la Franzoni ma qualcun altro, non indossasse il pigiama della donna e sostiene anche che l'assassino
non fosse sul letto di fronte a Samuele quando lo aggrediva, ma in piedi a fianco al letto. Secondo loro il pigiama si sarebbe sporcato semplicemente stando lì sul letto nei pressi dell'aggressione, così come gli zoccoli. La difesa sostiene che, essendo l'aggressore una persona esterna, appunto non indossava né il pigiama né gli zoccoli. Allora al colonnello Garofano viene in mente un'idea. Avrebbero ricostruito la scena del crimine, avrebbero ricreato la camera da letto in un teatro così da avere molto spazio e l'avrebbero ricostruita al millimetro. Avrebbero ricostruito anche la testa del piccolo Samuele e avrebbero dimostrato che se una donna della stessa stazza della Franzoni, indossando il pigiama al contrario e gli zoccoli, colpisce con forza 17 volte la testa del bambino, gli schizzi che ne verranno fuori, gli schizzi di sangue, saranno identici a quelli della vera scena del crimine. Tutto proprio come abbiamo visto centinaia di volte nei film, insomma. La testa del piccolo viene ricreata con del legno, fanno una testa di legno rivestita da una moquette spessa e imbevuta di sangue, ovviamente finto, che quando viene colpita dall'oggetto contundente si comporta proprio come la testa del bambino. Come oggetti contundenti scelgono un martello e una zappetta da giardinaggio. Per impersonare Anna Maria scelgono una studentessa di scienze forensi della stessa corporatura della donna, che però quando si trova in posizione, lì in ginocchio sul letto, pronta a compiere quel gesto, lei non ce la fa, non riesce. Cioè lo fa, ma non ci mette abbastanza forza. Nei suoi movimenti non c'è rabbia, non c'è foga, colpisce troppo piano, probabilmente perché bloccata, perché forse quel gesto la ripugna. Allora alla fine scelgono un'altra persona, il sottotenente Minardi, che è un uomo ma è molto minuto e con la corporatura molto simile a quella di una donna. Contattano anche un esperto internazionale di BPA, un ufficiale delle autorità canadesi di nome Craig Moore, e gli chiedono di recarsi lì da loro come garante qualificato che certifichi che stanno facendo le cose correttamente. Craig Moore, quando riceve questa richiesta, è spaesato e confuso e chiede perché mai serva questa ricostruzione del delitto. Gli chiede proprio: scusate, ma che bisogno c'è di sta roba? Cioè la vostra relazione con il risultato della BPA parla chiaro ed è inequivocabile. E spiega che lì in Canada, ma anche negli Stati Uniti e in altri paesi, a nessuno sarebbe mai venuto in mente di chiedere una simulazione, dato che la BPA è una tecnica che anche i giudici e gli avvocati conoscono benissimo e che non metterebbero mai in discussione gli esami della scientifica. E Garofano ha dovuto spiegargli che loro sono in Italia non funziona così. E insomma, alla fine questo Craig Moore, un po' divertito, sale su un aereo e va in Italia a fare questa benedetta simulazione. Fanno decine e decine di prove e per settimane studiano le foto di ogni esperimento. Il risultato è quello sperato. Ovviamente ottenere un risultato identico all'originale capite che sia una cosa impossibile, ma ottengono comunque un risultato molto molto simile. Addirittura mentre Minardi, che è quello che fingeva di essere la Franzoni, scagliava i colpi indossando gli zoccoli, uno degli zoccoli gli si è sfilato e una goccia di sangue era caduta proprio lì dentro, esattamente come nell'originale. Infatti, il 10 giugno del 2002 la Suprema Corte di Cassazione annulla l'ordinanza di scarcerazione e chiede una nuova sentenza al tribunale. Si riapre l'inchiesta e la Franzoni è nuovamente indagata, ma non torna in carcere perché una perizia psichiatrica dimostrerà che non è incline alla reiterazione, quindi non è pericolosa. Di conseguenza può attendere l'esito delle indagini a casa sua. Il fatto che questa famiglia non parli, non venga davanti alle televisioni, è soltanto perché giustamente si richiude nel suo dolore
e pensa ovviamente ai suoi grossi problemi. In questo caso c'è una tragedia nella tragedia. La vicenda si trasforma ancora di più in un circo mediatico. Infatti, difesa e accusa si scannano in TV nelle varie trasmissioni e il pubblico è più coinvolto che mai nella vicenda. E tutto questo si esaspera quando la famiglia di Anna Maria decide di affidarsi al celeberrimo avvocato Carlo Taormina. Ho difeso tutte queste persone che era molto complicato difendere e poi ho difeso Anna Maria Franzoni. A questo punto Anna Maria aveva già un avvocato, ovvero Carlo Federico Grosso, che dopo poco dall'arrivo di Taormina decide di mollare il caso, asserendo che ci fosse un grottesco affollamento di avvocati. Nuovo colpo di scena nella vicenda del delitto di Cogne. L'avvocato Carlo Federico Grosso lascia la difesa di Anna Maria Franzoni, indagata per l'omicidio del figlio Samuele. L'avvocato Taormina sembra imboccare una nuova linea difensiva, ovvero quella di sfruttare i media a loro vantaggio. La donna era accusata di aver ucciso suo figlio e la gente la credeva colpevole. Loro avrebbero fatto cambiare idea all'opinione pubblica a suon di interviste e ospitate in TV. La cosa però non gioca troppo a loro vantaggio perché Anna Maria fa un paio di scivoloni. Per esempio, una volta durante un fuori onda di Studio Aperto si sente Anna Maria che chiede in tono abbastanza freddo se avesse pianto troppo, come se fosse tutta una strategia, no? Tutta una recita. E un'altra cosa che perplime non poco le persone è la sua ospitata al Maurizio Costanzo Show del luglio 2002, quando in diretta TV Anna Maria annuncia la sua nuova gravidanza. Anna Maria aspetta un figlio che nasce il 26 gennaio del 2003, a soli 4 giorni dal primo anniversario della morte di Samuele. Il fatto che la donna abbia concepito un nuovo figlio a neanche 4 mesi dalla morte violenta del primo mette molti dubbi a tante persone. Anche questa puntata però fa il record di ascolti con più di 5 milioni di spettatori. Nel frattempo l'avvocato Taormina apre una sua indagine parallela perché secondo lui quella ufficiale è stata fatta malissimo ed è deciso a trovare quello che, come dice lui, è il vero assassino. Questa immagine riprende lo stato dei luoghi in senso generale e la dislocazione degli oggetti. E dopo il sopralluogo di Taormina con tutti i suoi consulenti alla villetta di Cogne, viene fuori qualcosa di incredibile. Trovano nuove tracce di sangue che a quanto pare nessuno aveva trovato prima e hanno pure un nuovo testimone chiave che ha visto l'assassino addirittura e può testimoniare dicendo nome e cognome. Quel testimone è Davide Lorenzi, il figlio di Anna Maria che a questo punto ha 7 anni. Andiamo per ordine. Per quanto riguarda le tracce di sangue che i RIS a quanto pare non avevano attenzionato, il colonnello Garofano spiega che non è proprio così. Loro hanno attenzionato quelle tracce di sangue di cui parlava l'avvocato Taormina, ma non le avevano ritenute rilevanti, in quanto, secondo loro, quelle sarebbero tracce da contatto lasciate nel momento dei soccorsi, che quindi non c'entravano nulla col delitto. E per quanto riguarda il testimone chiave, Davide Lorenzi, il bambino era presente quel giorno sulla scena del crimine, quindi potrebbe aver visto qualcosa, se non il delitto in sé, almeno quello che lo ha preceduto, quindi chiaramente era già stato interrogato dopo il fatto. Ma in questo interrogatorio non era venuto fuori nulla di che. Davide diceva di essere uscito prima di sua madre e di averla aspettata fuori, ma non aveva visto nulla di anomalo. Ora invece pare che abbia cambiato versione, non solo ha visto qualcosa, ma dice di aver proprio visto l'assassino e di poter fare nome e cognome.
Ma Davide è un bambino piccolo che sta affrontando un grosso trauma. Oltretutto, se non viene gestito e interrogato con cautela, è molto facile distorcere i suoi ricordi e fargliene proprio creare di nuovi. E per questo la sua testimonianza non può essere considerata attendibile e non può tantomeno essere considerato un testimone chiave. Ma l'avvocato Taormina è furioso e sembra che la sua nuova strategia sia aggredire e attaccare in tutti i modi il colonnello Garofano. Addirittura minaccia sempre in TV di fargli causa per aver commesso delle irregolarità nelle indagini e per diffamazione, e dice di voler richiedere un nuovo incidente probatorio, quindi una nuova perizia, ma questa richiesta non avverrà mai. Quando si dispone una perizia psichiatrica prima e poi una perizia sulla prova della responsabilità o dell'innocenza, credo che noi abbiamo, come dire, una sorta di riluttanza a questo tipo di impostazione del processo. Lo dico con molta franchezza, ma ci inchiniamo alla Corte e ne prendiamo atto. Viene fatta ovviamente una perizia psichiatrica su Anna Maria per capire sia se fosse capace di intendere di volere al momento del delitto, sia per determinare la sua pericolosità, perché ricordate, al momento non è in carcere, è incinta, sta per nascere il suo nuovo bambino e spetta al Tribunale di Torino valutare se poi dopo dovrà tornarci in carcere oppure no. Il 28 marzo del 2002 viene quindi eseguita la perizia del GIP del Tribunale di Aosta, Fabrizio Gandini. La Franzoni è stata sottoposta a diversi test per questa perizia. Uno di questi è il test di Rorschach, che sarebbe un test psicologico proiettivo. Quindi al soggetto viene mostrata una macchia di inchiostro astratta, che vabbè deve essere in un certo modo ovviamente, però non raffigura nulla di preciso, e il soggetto deve dire che cosa ci vede in questa macchia. Non c'è una risposta giusta e una sbagliata, semplicemente il soggetto proietterà delle cose sue nella macchia, quindi quello che vede per forza di cose sarà influenzato dal suo modo di essere, dal suo vissuto e eventualmente dai suoi problemi, e in questo modo lo psicologo o psichiatra riuscirà a delineare un profilo della sua personalità e riuscirà ad identificare eventuali nodi problematici. Il risultato di questo test di Anna Maria Franzoni è il seguente, vi leggo proprio le testuali parole della perizia: presenta un funzionamento psichico sufficientemente adeguato, capace di controllo di realtà, espressione dei sentimenti, spontaneità padroneggiata. Su questa condizione di equipaggiamento psichico di base si osserva una situazione critica di forte distanziamento difensivo dal coinvolgimento emotivo nei confronti di situazioni nuove, che comporta una rigidità a livello cognitivo ed una regressione alla dipendenza nella gestione delle emozioni e degli affetti, a protezione di un sé vitale. Un altro test a cui è stata sottoposta è il MMPI-2, ovvero il Minnesota Multiphasic Personality Inventory, che è un altro test molto diffuso per valutare le principali caratteristiche della personalità, e il risultato di questo test è il seguente: non presenta elevazioni significative delle scale cliniche, ad eccezione della scala PA, quindi quella della paranoia, che però viene giustificata dalla particolare situazione. Si rileva tendenza ad un ipercontrollo rigido dell'aggressività. La sottopongono anche al QED, non so come si pronunci questa cosa, comunque sarebbe una scala di autovalutazione in uso per valutare eventuali stati dissociativi, e il suo punteggio è 5, che è molto al di sotto del punteggio per i disturbi di somatizzazione, che sarebbe 13,9, e ancora più al di sotto di quello per i disturbi dissociativi, che sarebbe 24,6, quindi la Franzoni non è assolutamente dissociata. Infine la sottopongono alla DDIS, che sarebbe un'intervista strutturata che consente la diagnosi per disturbo di somatizzazione, disturbo borderline di personalità, episodio depressivo maggiore e per tutti i disturbi dissociativi, ma anche qua non emerge nulla. Il quadro psichico quindi è il seguente, ho dovuto per forza di cose riassumerlo brevemente perché è molto lungo. Anna Maria Franzoni comunque risulta lucida, presente, sempre collaborativa e non è rilevabile alcun fenomeno di depersonalizzazione o derealizzazione. I suoi discorsi e i suoi pensieri non presentano alcun elemento patologico, sono coerenti, pertinenti e non evasivi. Non è presente alcun disturbo del contenuto del pensiero, di nessun genere. L'affettività appare adeguata considerando la
condizione di evidente grande dolore. L'asse timico è orientato comprensibilmente in senso depressivo, in modo coerente e concordante con il vissuto esperienziale di gravissimo lutto. Nessun disturbo delle percezioni, conservata pienamente la memoria nei suoi vari aspetti di fissazione, ritenzione, rievocazione. Non viene rilevata la presenza in alcun modo di amnesie o di attitudine confabulatoria. Si esclude anche qualsiasi patologia psichiatrica importante sulla base di quanto emerso dall'accertamento IIG effettuato e dagli esami psichici e psicodiagnostici. Quindi Anna Maria viene percepita come una persona assolutamente nella norma, reagisce come una persona normale, passatemi questo termine, nel senso che è un po' depressa, sì, chiaro, le è morto il figlio, ma non emerge nulla di strano. Nella perizia c'è scritto inoltre che non sembra neanche che lei abbia commesso il fatto e poi lo abbia dimenticato, perché non sembra avere nessuna lacuna nel suo racconto. Di conseguenza, al momento del fatto, Anna Maria era completamente in grado di intendere e di volere. E comunque, secondo questa perizia, Anna Maria non avrebbe compiuto il fatto. Chiaramente la perizia non prende in esame le indagini, le prove, il sangue e tutte quelle cose lì, ma solo la psiche della donna, quindi analizzando lei, il suo vissuto, il suo modo di essere, tutto quanto, secondo questi periti, Anna Maria non avrebbe avuto alcuna ragione di fare una cosa del genere. In una seconda perizia, inoltre, effettuata dopo la nascita di Joele, il suo ultimo figlio, quando devono decidere se arrestarla oppure no, viene determinato che, non essendoci alcun rischio di recidività, la donna può rimanere libera fino alla fine delle indagini, quindi se ha commesso il delitto non c'è pericolo che ne commetta un altro, non è pericolosa e anzi il suo stato psichico, passando questo tempo a casa con la sua famiglia, sarebbe addirittura migliorato dalla prima perizia. È stata confermata l'ordinanza di custodia cautelare per Anna Maria Franzoni, lo ha stabilito il Tribunale del Riesame di Torino, ma per ora la donna non tornerà in carcere. Il 13 giugno 2003 l'avvocato Taormina organizza una conferenza stampa in un hotel di Assago e qui rivela quelli che secondo lui sono gli elementi determinanti che ribaltano l'impianto accusatorio e confermano l'innocenza della Franzoni. Il primo elemento sarebbe l'ora del decesso di Samuele. Secondo la difesa, infatti, Samuele sarebbe morto qualche minuto dopo quello che invece era stato stabilito dei RIS. Spostando in avanti l'ora del decesso, infatti, slitta anche quella dell'aggressione, che sarebbe avvenuta mentre la Franzoni era fuori casa. Quindi l'aggressore avrebbe avuto più tempo. Altro elemento, l'arma del delitto. Secondo lui, secondo Taormina, si tratterebbe di un oggetto di forma semicircolare, cavo al centro, snodabile e rotante. Questo oggetto avrebbe una superficie di impatto doppia rispetto a quella ipotizzata, quindi di colpi ne sarebbero bastati la metà e se ci sono voluti meno colpi, allora l'aggressore ha anche impiegato meno tempo, quindi avrebbe tranquillamente potuto fare tutto mentre la Franzoni era fuori casa. Questo oggetto comunque rimane introvabile, quindi non so come siano arrivati a questa descrizione così accurata. Poi emerge un'ennesima nuova prova eclatante che per qualche motivo i RIS si sarebbero persi, sempre secondo l'avvocato Taormina. Sul piumone hanno trovato un'impronta di scarpa che non è quella degli zoccoli della Franzoni, perché è più grande, un numero 41 o 43. Tutto questo dimostrerebbe che il responsabile è un estraneo. Secondo i RIS, però, questa versione non è convincente. Le macchie di sangue, infatti, non coincidono con questa fantomatica arma del delitto rotante di cui ha parlato Taormina e anche l'impronta sul piumone non li convince perché prima di tutto il colonnello Garofano scrive nel suo libro che quella non sembrava neanche l'impronta di una scarpa. Secondo lui si trattava semplicemente di una macchia di sangue da contatto, non di un'impronta. E comunque, anche se fosse stata un'impronta, questo vorrebbe dire che l'aggressore è salito sul letto con la scarpa e poi però doveva essersela tolta prima di scappare via, dato che non c'era nessun'altra impronta di scarpa come quella in tutta la casa. All'ultima udienza
all'udienza del processo comunque il PM elenca tutte le prove che inchiodano l'imputata. Gli elementi più forti sono le macchie sul pigiama, soprattutto sui pantaloni, che dimostrano che fosse indosso a chi ha compiuto il delitto, e i 7 minuti che l'aggressore avrebbe dovuto impiegare per appunto indossare il pigiama, commettere il crimine, sfilarselo e fuggire senza lasciare traccia. Il giudice Gramola infatti dichiara Anna Maria Franzoni colpevole e la condanna a 30 anni di carcere senza attenuanti, evitando l'ergastolo essendo richiesto il rito abbreviato. Anna Maria, essendo stata giudicata capace di intendere e di volere, ottiene il massimo della pena prevista con questa formula. Alla notizia della sentenza, le decine e decine di persone che stavano fuori dal tribunale perché ossessionate dal caso esultano, festeggiano e addirittura brindano. Ma l'avvocato Taormina ovviamente non ci sta. Fa appello e crea un team di tecnici per la difesa con cui si reca nuovamente alla villetta per un ennesimo sopralluogo e anche questa volta riesce a trovare qualcosa che i RIS si erano persi, ovvero delle impronte digitali insanguinate su una porta. Area F in alto a sinistra, un po' vicina al... Ce lo fai? Sì. Taormina non ha dubbi. Quell'impronta appartiene al vero assassino che le ha lasciate mentre scappava via. Ma anche qua si scopre che queste impronte sono state lasciate dopo che era stato spruzzato il luminol. Infatti le impronte risultavano grigiastre, non blu. Quindi primo non erano sporche di sangue, altrimenti con il luminol appunto sarebbero diventate blu, e dovevano essere state lasciate da qualcuno dopo che era stata analizzata la scena del crimine. Quindi quello era un inquinamento. E infatti verrà fuori che quelle sono le impronte di un fotografo di nome Eric Darst, presente il giorno del sopralluogo, che ad un certo punto si era tolto un guanto e accidentalmente aveva toccato una porta. E per questo pensate che l'uomo verrà condannato a 8 mesi con la condizionale per aver inquinato le prove della scena del crimine. Il 31 luglio del 2004 c'è un colpo di scena perché Anna Maria Franzoni e suo marito Stefano Lorenzi denunciano quello che secondo loro è il vero assassino, ovvero Ulisse Guicciardaz. Si pronuncia così, Elisa, che sarebbe il loro vicino di casa. La Franzoni e il suo marito stilano persino una lista di stranezze dell'uomo che sarebbero, secondo loro, degli indizi del fatto che abbia ucciso Samuele. Alcune di queste stranezze sarebbero le seguenti. Allora, l'abitudine di portare gli occhiali da sole, l'indossare un parrucchino per nascondere le calvizie. Ulisse, nascondi le calvizie, che cos'altro hai da nascondere? E in più Anna Maria sostiene che l'uomo le abbia fatto delle avance che lei avrebbe rifiutato e quindi secondo loro questo sarebbe stato il movente, punire Anna Maria per aver rifiutato le avance uccidendo suo figlio. Ma Ulisse ha un alibi per quel giorno. Alle 8:13 di quella mattina lo aveva chiamato suo fratello, che lo aveva svegliato perché lui stava ancora dormendo, e gli aveva chiesto di andare ad aprire il negozio di ortofrutta della famiglia. Quindi lui si era alzato, vestito, e di questo è testimone suo papà Ottino, ed è uscito di casa alle 8:40 e a quell'ora il delitto si era già consumato. L'uomo verrà comunque interrogato ripetutamente nel corso degli anni, ma non emergerà mai nulla a suo carico. Infatti Anna Maria verrà riconosciuta colpevole di calunnia nei suoi confronti, ma non solo, verrà accusata anche di frode processuale. Praticamente, dopo tutte queste prove nuove che ogni volta saltavano fuori sulla scena del crimine, sempre e solo quando l'avvocato Taormina e il suo entourage si recavano alla villetta, dopo un po' qualcuno inizia ad insospettirsi. Non è che questi inquinavano volontariamente le prove per scagionare la loro cliente, e non è che anche il denunciare il vicino di casa, Ulisse, faceva parte sempre di una strategia della difesa della Franzoni.
La Procura di Torino decide di aprire un'inchiesta il 31 ottobre del 2004 e così nasce il Cogne bis. Oggi a Torino è iniziato il Cogne bis, processo in cui la Franzoni è accusata di calunnia. Al giudice ha detto che al tempo del delitto non era vero che era coccolata dagli inquirenti, anzi ha ribadito: mi hanno sottoposto a torture e sono stata esposta ad una pressione mediatica forte. La madre di Samuele Lorenzi, condannata in via definitiva per l'omicidio del figlio, avrebbe, secondo l'accusa del Cogne bis, inquinato la scena del delitto, piazzando sullo stipite di una porta l'impronta delle dita di un estraneo. La persona su cui avrebbe voluto far ricadere la colpa dell'omicidio sarebbe il suo vicino di casa. Gli indagati del Cogne bis sono 11. Ci sono l'avvocato Taormina, alcuni dei suoi consulenti, il fotografo Eric Darst, di cui vi parlavo prima, e ovviamente anche Anna Maria Franzoni e suo marito Stefano Lorenzi, tutti accusati di calunnia e frode processuale. Anna Maria Franzoni infatti verrà condannata per questa ad un ulteriore anno e mezzo di reclusione. Il fotografo Eric Darst, come vi ho detto prima, verrà condannato a 8 mesi e per tutti gli altri il caso verrà archiviato. Il 16 novembre 2005 comunque parte il processo d'appello ad Anna Maria Franzoni. Dovrebbe trattarsi di un rito abbreviato, ma poi la Corte accoglie la richiesta della difesa e riapre il dibattimento. La folla fuori dal tribunale è sempre tantissima, sono 150 solo i giornalisti accreditati e in più il pubblico ha il permesso di entrare in aula, quindi fin dal mattino prestissimo c'è una lunga fila davanti alla porta. Basta guardare queste immagini per capire che ci troviamo davanti al processo dell'anno, al processo mediatico per eccellenza. Per ore tanta gente comune è rimasta al freddo davanti al Tribunale di Torino nella speranza di poter vedere da vicino lei, Anna Maria Franzoni. Durante il processo si ascoltano nuovi testimoni e c'è una nuova persona accusata dalla Franzoni, una nuova vera assassina. Questa volta è la signora Ferrod, la poverina che per prima è corsa in aiuto della donna quando aveva trovato Samuele in quello stato, vi ricordate? Lei. C'è un'intercettazione della Franzoni che parla col marito e gli dice di sospettare della Ferrod perché la donna aveva cambiato atteggiamento nei suoi confronti e dice le seguenti parole al marito: ti dico la scena che mi sento, che lei subito dopo che io sono uscita è entrata di corsa come una iena e ha guardato sotto il tavolo perché c'era la TV accesa, è corsa di sotto con una rabbia allucinante, nella camera non l'ha trovato, Samuele stava sul letto, lei ha cominciato a dirgli qualcosa, lui intanto si è spaventato e allora ha cominciato a colpirlo finché non ha visto tutto il sangue. Ma secondo i periti questa non sarebbe altro che una proiezione della stessa Franzoni, cioè la Franzoni sta proiettando il suo stesso operato su un'altra persona. Voglio leggervi uno stralcio del libro di Garofano perché io non potrei spiegarlo meglio. Secondo i periti la descrizione è troppo vivida e dettagliata, c'è qualcosa che stride, sembra il racconto in presa diretta di un testimone oculare, attribuisce ad un altro ciò che invece lei stessa ha fatto. È un tipico caso di identificazione proiettiva e per gli esperti questo passaggio è probabilmente quello in cui la donna più si è avvicinata ad una confessione. Anna Maria ha blindato da qualche parte della sua mente il gesto atroce che ha compiuto perché se ne deve difendere. La sua è una negazione o tutt'al più una rimozione, ma non un'amnesia. L'evento a tratti riaffiora contro la sua volontà, proprio come in questa raccapricciante sequenza, ma se è la Ferrod che uccide, Anna Maria resta fuori ed è salva. Viene richiesta un'altra perizia psichiatrica su Anna Maria perché non si è mai stati convinti di quella prima perizia che vi ho letto in cui la donna veniva descritta come la persona più sana del mondo. Lei però la rifiuta, dichiarandosi sempre sana e lucida. Forse questo processo è stato, fin dalle prime battute, impostato per farmi dichiarare inferma di mente e gli strumenti utilizzati si rappresentano ai miei occhi come una strategia rivolta all'obiettivo di una soluzione compromissoria. La perizia però viene fatta lo stesso e questo punto forse è un po' controverso perché viene fatta una perizia su di lei ma senza di lei praticamente. Viene insomma effettuata una perizia senza la collaborazione della perizianda, quindi di Anna Maria, effettuata con l'integrazione di una perizia neurologica condotta sulla documentazione clinica pregressa.
stessa. Hanno praticamente fatto una perizia basandosi sui suoi risultati della prima perizia. Non so se mi sono spiegata e ho detto così tante volte perizia che ora ha perso significato. Ma è importante sapere che gli stessi 4 periti hanno potuto effettuare un esame diretto alla Franzoni qualche anno dopo, nel 2008, che confermerà quello a cui erano arrivati, confermerà il risultato di questa perizia, di cui però vi parlerò meglio nel dettaglio tra un momento, perché i colpi di scena di questo processo non sono ancora finiti. L'avvocato Taormina ovviamente difende Anna Maria a spada tratta, trasformando ogni udienza in uno show, ma poi all'improvviso il 20 novembre del 2006 lascia il processo e rimette il mandato, e al suo posto viene nominato un altro avvocato, uno d'ufficio di nome Paola Savio. Colpo di scena oggi al Palazzo di Giustizia di Torino nel corso del processo d'appello per il delitto di Cogne. L'avvocato Taormina ha rinunciato alla difesa per protesta. Si verificò lo scontro, io mi tolsi la toga e me ne andai. Le ultime dichiarazioni dell'avvocato Taormina prima di mollare il processo sono state fatte ovviamente davanti alle telecamere, subito fuori dal tribunale, e ha detto le seguenti cose. Una sommatoria di situazioni ha portato all'insoddisfazione della difesa. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato sentire che Anna Maria Franzoni sarebbe stata assassina sonnambula. Abbiamo deciso che non intendiamo partecipare a questo rito brutale. Questo è uno Stato contro il cittadino, che odia i cittadini con i quali si confronta. La situazione verrà affrontata nelle sedi competenti alle quali mi rivolgerò domani. Non finisce qui. E se n'è andato. Che drammatico quest'uomo. Comunque, prima di dirvi i risultati della nuova perizia e la sentenza, che verrà poi confermata anche dalla Corte di Cassazione, voglio riassumervi un attimo il processo. Voglio dirvi bene la tesi dell'accusa e la tesi della difesa, così che non facciamo confusione. Dunque, la tesi dell'accusa. L'accusa chiaramente vede Anna Maria Franzoni come responsabile dell'omicidio del figlio Samuele e sostiene che lo avrebbe fatto prima di accompagnare l'altro figlio allo scuolabus. A sostegno di queste tesi ci sono le tracce di sangue e materia cerebrale sul pigiama della Franzoni e sui suoi zoccoli. La perizia dimostra infatti che chi ha ucciso Samuele aveva indosso questi indumenti nel momento del delitto. In aggiunta non vengono mai ritrovate tracce ematiche riconducibili ad un terzo individuo, né alcun segno di effrazione. Quindi in casa non è entrato o uscito nessuno tranne Anna Maria. Anna Maria soffriva di un forte stato di ansia e lo conferma il fatto che la notte prima del delitto avesse chiamato il 118 per quello che si è rivelato un attacco di panico. Tuttavia la donna non era sotto terapia antidepressiva, quindi la sua salute mentale era stata trascurata e sottovalutata. La tesi della difesa invece è che la Franzoni sia innocente e che i resti sul suo pigiama siano dovuti al fatto che questo fosse posizionato vicino a Samuele. L'assassino si sarebbe intrufolato nell'abitazione, forse per compiere una rapina, mentre la donna usciva ad accompagnare il figlio, e poi, preso dal panico per la presenza del bambino, lo avrebbe ucciso. Quanto all'arma del delitto, si ipotizza che si tratti di un oggetto, come vi dicevo prima, semicircolare e snodabile, che ha permesso all'assassino di agire senza appoggiarsi al letto. I colpi, inoltre, secondo la difesa, sarebbero stati 10 e non 17, e questo renderebbe plausibile l'ingresso di un estraneo, perché il tempo necessario per uccidere sarebbe stato minore. Riassumendo anche i sospettati, secondo la difesa sarebbero prima Ulisse Guichardin, che però appunto aveva un alibi, infatti nel processo d'appello non è neanche stato interpellato, poi Daniela Ferrod, la vicina di casa, insieme a suo marito, che sarebbe il fratello di Ulisse, Carlo Guichardin, con cui a quanto pare la Franzoni e il marito avevano avuto qualche diverbio in passato quando hanno costruito la loro villetta. E infine hanno sospettato anche della coppia di loro amici che era stata a cena a casa loro la sera prima del delitto, quando Anna Maria era stata male, vi ricordate? Il movente, secondo la difesa, sarebbe legato all'invidia della coppia nei confronti di Anna Maria e di suo marito, anche perché la moglie di questa coppia aveva avuto un aborto spontaneo solo qualche mese prima.
Ma tutti questi sospettati per un motivo o per un altro vengono dichiarati estranei ai fatti. Arriviamo alla sentenza. Il 27 aprile 2007 Anna Maria Franzoni viene giudicata di nuovo colpevole e viene confermata la sua condanna a 30 anni, ma con le attenuanti che però equivalgono alle aggravanti, quindi si annullano a vicenda e si arriva così a 24 anni. Grazie però al ricorso e al rito abbreviato ottiene infine uno sconto di 1/3 della pena, quindi in definitiva gli anni da scontare diventano 16. Sembra un problema di matematica, ma non lo è. La famosa perizia di cui vi parlavo prima ha infatti concluso che Anna Maria Franzoni al momento del fatto presentasse un vizio parziale di mente, quindi una semi-infermità mentale determinata da uno stato crepuscolare orientato. Vi leggo le testuali parole dalle carte processuali. La perizia neurologica ha concluso per la sussistenza al momento del fatto di un vizio parziale di mente determinato da uno stato crepuscolare orientato, integrante grave disturbo di personalità in soggetto affetto da sindrome ansiosa con conversione somatica su base isterica e inducente un restringimento del campo di coscienza connotato da disturbi che possono esordire bruscamente e altrettanto bruscamente terminare dopo un periodo variabile da pochi minuti ad alcuni giorni, nei quali l'attività ideica è sostituita da un pensiero immaginativo dotato di intensa carica affettiva, con stato simil onirico, al termine del quale si verifica amnesia totale o parziale, anche mediante rimozione sia dei contenuti immaginativi che degli agiti. Quindi, cosa significa? Lo stato crepuscolare orientato sarebbe un disordine temporaneo della coscienza, dell'attenzione e delle funzioni esecutive. Viene descritto come un restringimento della coscienza e può avvenire in modo repentino e senza preavviso e può durare appunto da pochi minuti a giorni nei casi più gravi. Nelle carte si parla di uno stato simil onirico, questo perché nello stato crepuscolare le onde cerebrali del soggetto si troveranno in uno stato di veglia ma molto basso, quindi è quasi come se si dormisse. E al termine di questo stato si può verificare un'amnesia totale o parziale. Nel libro è spiegato così: secondo il team coordinato dei periti è come se Anna Maria percepisse il mondo attraverso un filtro che restringe il suo campo cognitivo, facendole vedere solo quello che lei vuole vedere. Questo significa che la donna ha perso parzialmente il contatto con la realtà o che in qualche modo lo ha voluto perdere. La distanza che ha messo fra se stessa e il mondo è una strategia difensiva. Se la realtà resta distante non può farle alcun male e soprattutto lei può disconoscerla, negando la propria partecipazione a quei fatti. Quindi Anna Maria ha tolto la vita a Samuele, ma fondamentalmente ha rimosso di averlo fatto. E perché avrebbe tolto la vita a suo figlio, vi starete chiedendo? Possiamo solo ipotizzare. Durante le indagini e le perizie tutti sono d'accordo sul fatto che Anna Maria tenesse particolarmente all'apparenza. La sua era una famiglia perfetta, la sua casa era perfetta, sempre in ordine, pulita, esattamente come lei, sempre con i capelli perfetti, gli abiti firmati. Non poteva lasciare che questa perfezione sfuggisse al suo controllo, quindi ogni difetto, ogni crepa, come per esempio la sua salute mentale, veniva accuratamente ignorata, un po' come i piatti sporchi rimessi a posto ordinatamente nella credenza. Samuele però non era perfetto come secondo lei lo era il suo figlio maggiore Davide. Davide non aveva mai dato nessun problema, mentre Samuele invece sì. Nulla di grave, ma nei suoi primi 3 anni di vita aveva avuto delle intolleranze alimentari che lo portavano ad avere costanti problemi di stomaco, il che lo rendeva un bimbo un po' più magrolino rispetto agli altri della sua età. Pare inoltre che Anna Maria fosse spesso preoccupata del fatto che la sua testa fosse un po' più grande del suo corpo e del fatto che emanasse calore. La donna infatti pare gli misurasse spesso la febbre per questo motivo. Secondo un altro estratto del libro,
Forse per Anna Maria un figlio deve essere funzionale all'immagine che la madre ha di sé, così se il bambino non è perfetto, nemmeno la mamma lo è. Quindi forse Samuele non era il bambino perfetto che lei avrebbe desiderato e questo la metteva in contatto e in conflitto con l'immagine idealizzata di sé, costringendola a confrontarsi col fatto che neanche lei era perfetta. Un altro estratto dal libro di Garofano. Secondo i periti è probabile che la causa scatenante del gesto omicida risieda proprio nel conflitto interiore generatosi dall'inconscio rifiuto del figlio, a cui la donna reagiva in apparenza raddoppiando le cure amorose. Compiere con la massima premura tutti i gesti dell'accudimento doveva darle la tranquillizzante sensazione di risolvere quel conflitto, o quantomeno di tenerlo sotto controllo. Ma nonostante l'abbia isolato a tenuta stagna, in profondità esso ha continuato a lavorare come una forza erosiva finché non è venuto violentemente in superficie. È plausibile, aggiungono i professori, che la donna possa aver compiuto l'omicidio sotto la spinta di un'ira incontenibile oppure in uno stato di alterazione della coscienza. In questo caso, una volta riemersa dall'alterazione, è possibile che abbia messo in atto dei meccanismi di difesa volti a ripristinare lo scenario della brava madre che accudisce il figlio, e con questo alludono al fatto che abbia ricoperto con il piumone Samuele dopo averlo colpito. Il 21 maggio del 2008 la Corte di Cassazione conferma la sentenza della Corte d'Appello di Torino e quella stessa notte Anna Maria Franzoni entra nel carcere di Bologna. Dopo numerosi permessi negati, il 31 agosto 2010 Anna Maria ottiene il permesso temporaneo per uscire dal carcere per recarsi al funerale di suo suocero che è mancato, mentre nel settembre del 2012 viene rigettata la richiesta dei domiciliari. Nel 2013 invece ottiene il permesso per lavorare fuori dal carcere e una nuova perizia sostiene che la donna non è pericolosa e non potrà più commettere un delitto come quello del 2002. Nel 2014 poi ottiene l'autorizzazione a passare l'ultima parte della pena agli arresti domiciliari per poter passare il suo tempo con il suo ultimo figlio Gioele, che al tempo era ancora minorenne. E dopo 6 anni passati in carcere e 5 passati agli arresti domiciliari, nel 2019 Anna Maria Franzoni finisce di scontare la sua pena, ottenendo la liberazione anticipata per buona condotta e beneficiando dell'indulto. Anna Maria Franzoni torna libera alla decisione del Tribunale di Sorveglianza, condannata a 16 anni, ne ha scontati meno di 11 per l'effetto dell'indulto e della buona condotta. Lei si è sempre proclamata innocente, per i giudici era in grado di intendere e di volere. Ad oggi Anna Maria, sempre insieme alla sua famiglia, si è trasferita in un luogo distante da Cogne. Secondo alcune fonti vivrebbe in una frazione di San Benedetto Val di Sambro, che sarebbe il suo paese d'origine, e pare anche che a volte lei, suo marito Stefano e i figli si rechino alla villetta di Cogne per passare lì le loro vacanze. La villetta di Cogne, tra l'altro, è stata anche al centro di una disputa legale perché praticamente l'avvocato Taormina aveva lamentato il mancato pagamento per i suoi servizi per aver difeso Anna Maria per oltre 275.000 euro e per questo aveva chiesto il pignoramento della villetta di Cogne, che però è stata dissequestrata il 23 marzo del 2013, quindi ad oggi appartiene ancora ai coniugi che, come vi ho detto, vanno lì a passare le loro vacanze ogni tanto. L'opinione pubblica, anche dopo così tanti anni, rimane divisa sulla vicenda perché comunque sono rimaste delle cose irrisolte, come per esempio l'arma del delitto, dove è finita e qual era. E in ogni caso Anna Maria Franzoni ha continuato e continua ancora oggi a dichiararsi innocente. Ha anche scritto un libro che si chiama La Verità, pubblicato nel 2006, in cui addirittura si appella al diritto all'oblio e in tutto questo suo marito Stefano Lorenzi non ha mai lasciato il suo fianco. Amici, per il caso di oggi direi che è tutto. Fatemi sapere se conoscevate questo caso. Penso di sì, penso non esista una persona in Italia che non conosca questo caso, ma fatemi sapere voi che cosa ne pensate e se conoscevate tutti i dettagli e i retroscena. Pensate che Anna Maria Franzoni sia colpevole oppure che sia innocente e che appunto sia stato un estraneo a togliere la vita al piccolo Samuele? Come sempre amici, lasciate uno scritto nei commenti e io non posso che ringraziarvi per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!